Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, buon lunedì. Prima di cominciare ad addentrarci in questo nuovo contenuto, recap totale per il nostro Napoli, i prestiti in giro per l'Europa, Lindstrom, Cajuste e Nathan. Cosa stanno combinando? Il calendario e le prossime due partite per noi e per le nostre antagoniste, ovviamente dopo la sosta per queste nazionali, la giornata di Serie A terminata ieri con la vittoria della Fiorentina sul Milan, il punto della situazione. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto e partiamo dai calciatori che abbiamo in giro per l'Europa. Facciamo subito Lindstrom e Cajuste, flop oltremanica. Lindstrom 0 minuti giocati, ennesima bocciatura nell'ultima partita dell'Everton in Premier. Cajuste ha una botta al ginocchio, a quanto ho letto dall'intervista dell'allenatore dell'Ipswich. Non si conosce l'entità della botta dell'infortunio al ginocchio. L'allenatore dice: io mi auguro di averla a disposizione dopo la pausa per queste nazionali, quindi non convocato Cajuste, ma comunque diciamo che non è che ha collezionato tantissimi minuti anche quando è stato convocato, quindi di flop oltremanica si deve parlare. Flop che non è quello di Nathan invece in Spagna con il Betis. Ieri c'era in contemporanea la Roma, volevo vedere la Roma perché comunque mi guardo quando posso le grandi di Serie A, tra virgolette, antagoniste, possibili antagoniste del Napoli. Dopo un quarto d'ora ho spento la Roma, ho detto ma chi se la vuol vedere sta partita? Mi guardo il derby di Siviglia che sarà sicuramente più interessante. Perdo il primo quarto d'ora e mi guardo tutta la partita di Nathan. Nathan ha fatto un partitone, ragazzi. Nathan, diciamo che non è che abbiamo perso un valido difensore. Per la questione list dovevamo per forza piazzare lui per far entrare poi gli acquisti che abbiamo fatto e il mercato che doveva comunque prendere una piega in entrata. Detto ciò, Nathan si infortuna, se non erro era il 63esimo, comunque in una ripartenza in contropiede del Siviglia, in campo aperto Nathan recupera in scivolata, mette la palla in fallo laterale, comincia a toccarsi diciamo il dietrocoscia basso gluteo, mettiamola come volete, dico porca miseria, adesso esce. Mi sono perso pure gli ultimi 30 minuti di partita con Nathan in campo e invece resta in campo monumentale con tutto l'infortunio e quant'altro. Avete visto sicuramente la foto con le lacrime di Nathan. Io vi posso assicurare che ha fatto una grandissima partita, una grandissima prestazione, ma ciò che mi ha sconvolto è che comunque ieri era un derby, partita sentitissima, partita difficile per il peso specifico della stessa. Nathan se ne frega altamente, così come se ne è fregato delle soldi in Champions League con il Napoli, perché non dimentichiamo che Nathan dal Brasile è venuto a giocare la Champions League e se ne è altamente fregato con il Real Madrid di fronte. Non lo dimentichiamo. Quindi eh, sono contento assolutamente per il difensore, ma è scoccato l'amore in quel di Siviglia tra Nathan, i tifosi, la società e la squadra, perché sembra il veterano della situazione e il, diciamo, il padre dove rifugiarsi quando si è in pericolo. Veramente è una sensazione che ti dà quando gioca, ti dà quando i compagni ovviamente si avvicinano per scambiare qualche chiacchiera e qualche informazione. Sembra che è lì da un bel po' di anni e invece è arrivato pochi mesi fa. Non stiamo qui a piangere sul latte versato, abbiamo perso un difensore, eccetera, eccetera. Ciò che vorrei però è che visto che l'anno prossimo ci auguriamo di giocare anche le coppe, quindi ci saranno molte più partite, di avere quattro difensori centrali competitivi e quindi forse un pensierino nel fare qualche chiacchiera con il Betis per il futuro di Nathan, io ce lo farei, ma comunque il riscatto è a poco e credo che il Betis sarà la prima cosa che farà nella sessione di mercato appena avrà la possibilità. Detto ciò, calendario della Serie A, le prossime due partite, questa settima giornata che ci ha regalato risultati favorevoli con il pareggio della Juve, la Fiorentina che batte comunque il Milan, l'1-1 di Monza-Roma che ce lo prendiamo assolutamente, che noi dobbiamo fare la corsa su tutte quante, noi dobbiamo sempre, siamo primi,
salutata la capolista, tutto quello che volete, però comunque abbiamo l'obiettivo di entrare in Champions e quindi quante più squadre restano un tantino arretrate rispetto alle 3-4 squadre che sono davanti, meglio è. Detto ciò, la Lazio gioca molto meglio di Roma, Atalanta e Milan per quanto mi riguarda, l'Inter e la Juve le conosciamo. Gli scontri sono fondamentali, i prossimi due scontri, perché? Perché il Napoli ha l'Empoli e il Lecce. Non parliamo di calendario favorevole e vi dico anche il perché. Non si può parlare di calendario favorevole in Serie A o in una competizione con 38 partite perché le devi affrontare tutte quante. Un attimo che prendo il pensierino, eccolo qui. Le devi affrontare comunque tutte quante. L'Atalanta con Como e col Bologna fa un solo punto. Il Milan ha perso con il Parma, la Juventus è stata fermata dal Cagliari, l'Inter pareggia con il Monza. Noi contro queste squadre, Monza, Cagliari, Como, Bologna e Parma, facciamo 5 vittorie. È vero, non abbiamo le coppe. Quella può essere la, diciamo, il punto a favore del Napoli, sicuramente, ma che poi il calendario ti presenti 6 partite contro le squadre di bassa classifica e poi 4-5 partite contro Inter, Juve, Milan, Lazio, eccetera, eccetera, non si può parlare di calendario favorevole o sfavorevole perché comunque le devi affrontare. Che poi noi abbiamo la fortuna, tra virgolette, che poi ce la siamo chiamata da soli arrivando decimi l'anno scorso, di non giocare le coppe e poi preparare ovviamente una sfida contro un Milan o contro un Inter, non avendo l'infrasettimanale, in maniera diversa da loro. Gli scontri sono interessanti per i prossimi due turni terminata la pausa. Noi abbiamo Empoli e Lecce e dobbiamo fare il nostro. Le nostre sono due finali di Champions League per quanto riguarda la classifica. Perché dico questo? Perché l'Inter ha la Roma e la Juventus. La Juventus ha la Lazio e l'Inter ovviamente, il Milan gioca con l'Udinese e col Bologna, la Lazio c'ha la Juve e il Genoa, la Roma c'ha l'Inter e la Fiorentina, l'Atalanta c'ha il Venezia e il Verona. Quindi, considerando che Inter e Juve si scontrano tra di loro e quindi qualche punto lo perdono per forza. E noi dobbiamo fare il nostro. Il Milan c'ha l'Udinese e il Bologna. Beh, beh, partite non semplici e poi il Milan ha 11 punti. Mettiamo che per assurdo che il Milan le vinca tutte e due, nemmeno tanto per assurdo, le vince tutte e due. 17 punti. Se noi facciamo il nostro, e ovviamente le vinciamo anche noi tutte e due, arriviamo a 22 e ti presenti alla sfida col Milan 5 punti sopra. Considerando che vincendole tutte e due, ovviamente noi lo mettiamo sempre come risultato, come unico risultato possibile, se vuoi mettere paura e restare lì su. Vincendole tutte e due andiamo a 22, ti presenti a 5 punti sul Milan, Inter e Juve perderanno qualche punticino, quindi va a finire che sarai a 3, 4 punti sulla seconda. Molto, molto probabile come scenario se noi vinciamo con Empoli e Lecce. E quindi è lì che cominci a mettere pressione e ti immergi in quel filotto di partite che possono essere più difficili, mettetela come volete, scontri diretti e quant'altro, però puoi uscire anche lì perdendo qualche punticino perché ci sta nella normalità delle cose, perdere qualche punticino in quel filotto di partite e ritrovarti comunque lì su o al limite un punto sotto la prima, uno sopra la terza, comunque rimani lì attaccato al primo posto pur avendo affrontato poi questo filotto di partite che ci aspetta dopo il Milan, che saranno pesanti quanto volete, però come appena detto, se l'Atalanta perde, se l'Atalanta fa un punto con Como e Bologna, o Milan perde col Parma, la stessa Fiorentina ieri ha vinto con il Milan e la Fiorentina non è che stava facendo un campionato come quello dell'anno scorso. Quindi dobbiamo pensare a noi e cercare di far bottino pieno in queste prossime due. Andiamo pian piano, di partita in partita, io ne sto analizzando due solo perché dopo comincia diciamo quel filotto di partite dal Milan in avanti. L'Empoli ha giocato un'ottima partita con la Lazio e quindi mi preoccupa e non poco.
perché la Lazio gioca comunque un buon calcio a differenza di Roma, Atalanta, lo stesso Milan. L'Empoli se l'è giocata ed è una squadra da tenere d'occhio e da non sottovalutare, cosa che mi fa stare più tranquilla la partita con il Lecce per quanto riguarda eh, l'offensività del Lecce e i gol realizzati, perché comunque non riescono a segnare, squadra in crisi, mettiamola così, quindi possiamo assolutamente, dobbiamo assolutamente vincere contro il Lecce, contro l'Empoli si deve vincere anche lì, ma sarà sicuramente più complicato. Detto ciò, noi ci godiamo questa pausa per le nazionali perché dopo l'anno scorso che ce le hanno rovinate tutte le pause, tutte quante, ogni partita a ridosso della pausa, vinciamo questa così con i 3 punti, rifiatiamo un attimo durante la pausa, poi mi arrivava la partita, la non partita giocata dal Napoli e ci siamo intossicati tutte le pause, quindi questa ce la meritiamo per classifica, per come è finita questa settima giornata con risultati a nostro favore che ci fanno stare bene e sorridere. Aspettiamo questo diciamo ricominciare il campionato dopo questa pausa nella massima tranquillità. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina, l'ho già detto all'inizio, lo ripeto a fine video. Ci vediamo nel prossimo contenuto, non ho parlato di arbitri perché le situazioni sono talmente tante e voglio dedicarci un video al riguardo. Sempre Forza Napoli, ciao!